Ciao a tutti ragazzi, oggi ho preparato per voi un video completamente diverso dal solito. Sì, perché sarà tutto incentrato sul famigerato COD Killer, Xdefiant. L'ho provato per voi nella open beta e ora vi darò le mie impressioni. Ma prima di iniziare voglio darvi una comunicazione di servizio. Ho finalmente completato il server Discord ufficiale del mio canale, così da dare un luogo a tutti voi dove potete incontrarvi, giocare insieme, quindi trovare dei team per chi solitamente gioca in solo, chiacchierare e molto altro. Ma soprattutto sarà un'ottima occasione per me per essere più vicino a voi e parlarvi direttamente dal vivo. Troverete il link del mio server Discord direttamente in descrizione e colgo l'occasione per ringraziare il mio amico Blackfire che senza di lui i tempi per questa realizzazione si sarebbero, non dico triplicati, ma lì vicino. Ok, ora torniamo a Xdefiant. Allora, tutti lo definiscono il COD Killer. Personalmente io di COD Killer ci vedo poco, se non niente in verità. Cioè, mi spiego. Questo gioco ha attualmente un potenziale immenso, ma anche se dovesse arrivare all'apice del suo sviluppo, non sarà mai un COD killer, proprio perché sono due giochi completamente diversi. COD, anche se pieno di problemi, attualmente è tanta roba. COD è multiplayer, COD è DMZ, ma soprattutto COD è Warzone, ok? Quindi, attualmente, se Xdefiant vuole realmente diventare il famigerato COD killer, come minimo deve implementare almeno il Battle Royale, e non credo che avverrà. Detto ciò, questo gioco ha una sua identità ben definita e si piazza esattamente in quella terra di mezzo popolata da nessuno, che è tra COD e Overwatch. Sì, perché ha il grosso del gameplay stile COD, soprattutto in fase di gestione dell'arma tra mirare e sparare, e le modalità di gioco e anche le classi con relative abilità dei personaggi attinenti ad Overwatch. Infatti abbiamo gli healer, i tank, classi che vanno stealth, spotter e molto altro. Questo è a parer mio un grande plus, perché apre scenari di gioco non indifferenti, soprattutto in chiave ranked. Un'altra fantastica cosa di Xdefiant è che c'è l'input-based matchmaking, dove in pratica si può scegliere di essere matchati in game solo con player che usano il tuo stesso dispositivo di gioco, quindi si può scegliere di giocare solo contro i mouse and keyboard se siete da mouse and keyboard, oppure solo contro i pad se siete da pad, ovviamente sacrificando un po' di tempo di attesa in lobby nella ricerca delle partite. Altra cosa veramente fantastica è la facilità d'uso delle armi, il recoil è l'ultimo dei vostri problemi. Le armi sono praticamente tutte stabili a prescindere da come le buildate, infatti ho giocato il 90% del tempo con armi buildate tutte sul movement e l'ADS e comunque rimanevano stabili. A questo discorso ci leggo altre due cose. La prima è che le build sono estremamente facili da fare. Non è come su COD che devi fare calcoli, comparazioni, eccetera, eccetera, ma bensì se monti una canna stabilizzante, quella ridurrà il rinculo, se monti una canna leggera, quella aumenterà il movement. Il tutto con valori prefissati uguali per qualsiasi arma. La seconda cosa invece è che incluso nel gioco c'è una sezione tutta relativa alle statistiche dell'arma dove hai il resoconto di tutto quello che serve sapere in merito a recoil, ADS, movement, munizioni e molto altro. Questa cosa è una figata pazzesca perché non c'è bisogno di patch note scritti alla rinfusa stile quelli di Infinity Ward oppure di siti tipo sim.gg o True Game Data per capire cosa realmente ti stai portando a spasso. Passando al movement, invece, inizialmente mi sentivo un po' goffo, devo essere sincero, ma solo perché ero fortemente abituato a COD. Prendendoci la mano, invece, devo dire che è un bel movement, veloce, fluido, agile. Per essere perfetto avrei aggiunto anche lo slide cancel, per ora c'è solo lo slide jump per avere un leggero boost alla speed. Queste erano le cose che mi sono piaciute. Passiamo ora invece a tutte le cose che a parer mio andrebbero migliorate. Iniziamo dal TTK. Qui il TTK è insano, una roba peggiore dei primissimi Modern Warfare 2 e Warzone 2. Si aggira attorno ai 200-250 millisecondi, davvero un valore troppo basso per poter avere un qualsiasi, come dire, tipo di reazione se si viene colti di sorpresa. Quindi chi prima spara vince e questo equivale ad annullare qualsiasi tipologia di skill gap. Ovviamente a questo discorso si legano automaticamente altri due problemi. Il primo è che le classi tipo healer, tank, support, eccetera, eccetera, allo stato attuale sono inutili, dato che se siete ad esempio l'healer e il vostro tank viene attaccato è letteralmente inutile curarlo, perché il tempo che intercorre tra premere il tasto della cura, fare l'animazione, curarlo è di gran lunga superiore al TTK, quindi niente, il tank è già morto. Ergo, il secondo problema viene da sé che il TTK influisce negativamente su tutto il gameplay di squadra. Ora, capite bene che se un gioco è buildato stile Overwatch con le classi è perché ad esempio prima o poi si deve inevitabilmente andare per un teamfight quando tutti hanno le ulti cariche ad esempio, ma appunto a causa del TTK questo è letteralmente impossibile, dato che in un ipotetico teamfight nessuno avrebbe realmente il tempo di skillare. E capite bene che in chiave ranked
Questo è un bel problema, dato che questo genere di ranked è bello giocarle se si può avere una sinergia tra i player e creare appunto delle team comb degne di nota. Un altro problema è che quelle volte che riuscite a skillare, vuoi che siano skill base o ulti, durano veramente pochi secondi, il che le rendono seriamente fine a loro stessi e poco utili. Di poco utile, ahimè, non ci sono solo le skill, ma anche altre due cose. La prima sono alcune classi, tipo il tank con lo scudo che scorta il payload, oppure lo spotter che ha una sorta di wallhack, sono le uniche due classi che giocate da single player invece che di team per i problemi sopracitati, sono viabili e utili. Le restanti classi non sono quasi inutili. L'healer non fa in tempo a curare, il support non supporta, il damage dealer di fuoco non ha un'area d'effetto grande abbastanza per andare a fare danno senza morire. Potrei veramente continuare all'infinito. A questo ci si lega la seconda cosa, cioè che tutto questo discorso vale anche per le armi. Il cecchino è troppo P, one shot anche se spari all'ombelico. SMG assalto, danni pazzeschi e poi troviamo invece i pompa che sono letteralmente inutilizzabili e gli LMG che invece sono dei paracarri. Come anche il fatto che in questo gioco si può sparare solo in ADS perché in hipfire è impossibile. L'ultimo punto di cui voglio parlarvi è un po' discordante per me. In parte mi piace, in parte no, cioè l'hitbox dei personaggi. In pratica qui l'hitbox è nettamente più fino, stretto, piccolo di quello di COD. Questo che significa? Significa che in fase di sparo o siete perfetti o i colpi li missate anche se siete attaccati al bordo della testa. E qui parte il mio parere discordante. Mi piace perché ti porta ad essere molto più preciso e aumenta lo skill gap con l'avversario. Non mi piace perché mi porta una quantità di impegno che per un gioco che tendenzialmente lo vai a fare nel tempo libero e non come lavoro, probabilmente a lungo andare mi peserebbe, ecco. Quindi ho parlato un po' di tutti i punti di cui volevo parlare. Riassumendo il tutto, ripeto, questo gioco ha un potenziale gigantesco. Aggiustate quelle cosette che ho detto prima, può realmente ritagliarsi una bellissima fetta di mercato e sinceramente lo spero tantissimo. Uno, perché mi piacerebbe giocarci ancora. Due, perché è importante che nel palcoscenico degli FPS entrano, come dire, ventate di freschezza. Se proviamo a pensarci, COD si è potuto permettere di fare lo schifo che ha fatto per 8 mesi consecutivi, dato che solo ora si sta riprendendo con l'avvento di Bondel, è solo grazie al fatto che non c'è mai stata una reale concorrenza. Quindi, che dire, io tifo Xdeviant e spero che abbia un successo pazzesco, già solo per mettere una sorta di pressione ad Activision e rendere COD un gioco degno del suo stesso nome. Spero che questo genere di video vi sia piaciuto. Se così è stato, iscrivetevi, mettete like e attivate la campanella. Per voi è completamente gratuito, ma per il mio canale è di vitale importanza. A me non resta altro che salutarvi. Al prossimo video. Ciao 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 ciao!